Ciao, questo è il primo video di una serie dove introduco i fondamentali della pittura, concentrandomi sulle conoscenze necessarie per dipingere al meglio le nostre miniature. Sapere come usare il colore è fondamentale per generare interesse in chi guarda. Esistono tre macro categorie di colori, primari, secondari e terziari. I colori primari sono tre, giallo, rosso e blu. Sono colori che non si possono ricreare mescolando altri colori, e se mescolati assieme danno vita a tutti gli altri tipi di colore. I colori secondari nascono mescolando in parti uguali due colori primari diversi tra loro. Raddoppiando la quantità di uno dei due colori primari presenti in un secondario, si creeranno i terziari. Il bianco e il nero non aggiungono colore, ma alternano la luminosità degli stessi, generando versioni più o meno chiare. Per sapere quali colori usare per trasmettere quello che vogliamo comunicare a chi guarda le nostre miniature, dobbiamo sapere come agiscono sulla nostra psiche. I colori, così come i suoni e gli odori, hanno un fortissimo potere evocativo sulla nostra mente, perché strettamente legati ai nostri ricordi, facendoci così provare emozioni. Ma attenzione, i colori cambiano spesso di significato in base al contesto e alle esperienze personali. Possiamo però in linea di massima associare delle situazioni a ciascun tipo di colore. Il rosso è il colore del sangue e del fuoco. Desiderio, violenza, passione, forza, velocità e distruzione spesso vengono associati a questo colore. Il blu sta all'opposto del rosso. È il colore del cielo e dell'acqua. Trasmette calma, serenità, ma anche solitudine e tristezza. Il giallo è uno dei colori più curiosi, trasmette per lo più gioia, leggerezza e curiosità appunto, ma anche delle accezioni negative come la follia e la malattia. Il viola è un colore poco presente in natura, per questo associato al mistero, ai sogni e alla fantasia. È anche un colore molto regale, come le vesti di molti nobili e sacerdoti. L'arancione è un colore molto forte e vibrante, per questo motivo generalmente trasmette energia, vitalità, calore e un senso di avventura. Il verde infine è il colore della natura per eccellenza, trasmettendo pace, vita, armonia, ma in alcuni contesti più sinistri è simbolo di tossicità, di morte, qualcosa di estraneo e di estremamente pericoloso, ad esempio quando viene rappresentato sotto forma di fonte luminosa. Ora che sappiamo un po' di più sui colori, vediamo come combinarli. Ci sono diverse combinazioni di colori. Le più comuni sono quelle analoghe e complementari. I colori analoghi sono gruppi di 3, 4 o 5 colori vicini tra loro sulla ruota cromatica. Creano combinazioni armoniose e delicate. Avendo basi simili, hanno un contrasto quasi nullo. I colori complementari sono una coppia di colori opposta tra loro nella ruota cromatica. Hanno la peculiarità di creare un forte contrasto e di risaltare se accostati, generando così un forte interesse in chi li guarda. Inoltre, se mescolati assieme, agiscono sul livello di saturazione, dando la possibilità di creare versioni meno sature dello stesso colore, utili ad esempio per dipingere le parti in ombra o per attenuare un colore altrimenti troppo acceso. Una regola molto utile per utilizzare al meglio questo tipo di accostamento è quella di favorire uno dei due colori, facendo in modo che ricopra più superficie rispetto all'altro. Questa combinazione si adatta molto bene alla pittura di miniature con pochi dettagli, o con più dettagli che però possono condividere le stesse tonalità di un colore, restando credibili. Si può ampliare la palette cromatica, ossia quanti colori possiamo utilizzare, accostando complementari divergenti, semplicemente scegliendo un colore e i due colori al lato del suo complementare, oppure accostando complementari equidistanti, scegliendo 3 colori sulla ruota cromatica che hanno la stessa distanza l'uno dall'altro. L'importante qui è scegliere colori con lo stesso valore tonale, ovvero il punto di luminosità del colore. Nulla vieta di aggiungere altri colori, ma c'è da considerare che più colori si utilizzano, più sono difficili da gestire, e il loro contrasto si affievolisce. Questo video sul colore è concluso, ti rimando al video sui valori tonali e successivamente a quello dei materiali, per completare quelli che secondo me sono le informazioni necessarie e utili per dipingere con più consapevolezza le nostre miniature. Se vorrai approfondire di più questi argomenti scrivilo nei commenti e provvederemo ad entrare più nel dettaglio con altri video. Grazie e alla prossima!